Lezione 1. Hobby e tempo personale. Ciao Anna, come va? Ciao John, sto bene. Che ne dici di te? Mi sto godendo il mio tempo libero ultimamente. È fantastico. Cosa ti piace fare nel tempo libero? Mi piace molto la fotografia. È un ottimo modo per esprimermi. La fotografia sembra affascinante. Hai un soggetto preferito? Adoro immortalare paesaggi e natura. I colori sono così vivaci. Posso immaginarlo. Deve essere bello anche passare del tempo nella natura. Assolutamente. È bello avere tempo per se stessi e godersi la vita all'aria aperta. Sono completamente d'accordo. Mi piace leggere libri per rilassarmi e distendermi. Leggere è un hobby meraviglioso. Quali generi leggi di solito? Mi piacciono i romanzi gialli e i romanzi storici. Mi trasportano in mondi diversi. Sembra intrigante. Consigli particolari sui libri? Il codice da Vinci di Dan Brown e Orgoglio e Pregiudizio di Jane Austen sono letture obbligatorie. Li controllerò sicuramente. Grazie per i consigli. Siete i benvenuti. È sempre bello condividere i nostri hobby e interessi. Certo che lo è. È un ottimo modo per imparare gli uni dagli altri e scoprire cose nuove. Lezione 2. Ispirazione artistica. Ehi Anna, hai qualche artista preferito che ispira il tuo lavoro? Ciao John, assolutamente. Sono davvero ispirato da Vincent van Gogh. Il lavoro di Van Gogh è davvero notevole. Cosa trovi di ispirazione in lui? Il suo uso di colori vivaci e pennellate espressive mi affascina. Sono d'accordo. I suoi dipinti evocano tanta emozione ed energia. Esattamente. È incredibile come potesse trasmettere le sue emozioni attraverso l'arte. Anche la storia della vita di Van Gogh è piuttosto affascinante, non credi? Oh, sicuramente. La sua perseveranza e dedizione al suo mestiere sono fonte di ispirazione. È impressionante come abbia continuato a dipingere nonostante abbia dovuto affrontare numerose sfide. Assolutamente. La sua passione per l'arte traspare in ogni pennellata. Ci sono dipinti di Van Gogh in particolare che trovi particolarmente stimolanti? Starry Night e Sunflowers sono due dei miei preferiti di tutti i tempi. Sono pezzi iconici. Hanno una qualità senza tempo. Sì, sono diventati simboli del genio e della visione artistica di Van Gogh. L'influenza di Van Gogh può essere vista nelle opere di tanti artisti anche oggi. Questo è vero. La sua eredità continua a ispirare e risuonare tra gli artisti di tutto il mondo. È incredibile come l'arte possa trascendere il tempo e toccare l'anima delle persone. Assolutamente. L'arte ha il potere di evocare emozioni e provocare pensieri. Così vero. È meraviglioso trovare ispirazione nelle opere di grandi artisti come Van Gogh.
Sicuramente alimenta la mia creatività e mi spinge a esplorare nuove idee. Questo è fantastico. Continua a incanalare quell'ispirazione nel tuo lavoro. Lezione 3. Tartan e clan scozzesi. Ehi Anna, sapevi che il tessuto a motivi geometrici indossato nelle Highlands scozzesi si chiama tartan? Ciao John, sì, lo so. I tartan sono piuttosto caratteristici e belli. Assolutamente. Ogni clan delle Highlands scozzesi ha il suo tartan unico. Questo è affascinante. Quindi, il tartan rappresenta l'identità dei clan? Sì, esattamente. È un modo per i clan di distinguersi e mostrare la propria eredità. Adoro il modo in cui i diversi colori e motivi si uniscono in un tartan. È davvero un'opera d'arte. I tartan hanno una ricca storia e un significato culturale. Conosci qualche famoso clan scozzese? Il clan MacGregor e il clan Campbell sono tra i più noti. Interessante. Le persone indossano ancora i tartan oggi? Assolutamente. I tartan vengono ancora indossati per occasioni ed eventi speciali. È bello sentirlo. Preserva la tradizione e mantiene viva la cultura. Effettivamente. È meraviglioso vedere come le tradizioni vengono tramandate di generazione in generazione. Posso immaginare l'orgoglio che provano le persone indossando il tartan del loro clan. Sicuramente. È un simbolo di appartenenza e legame con le loro radici scozzesi. Ora sono ispirata a saperne di più sulla cultura e la storia scozzesi. Questo è fantastico. La Scozia ha così tanto da offrire in termini di patrimonio. Sicuramente esplorerò di più i tartan e i clan scozzesi. È affascinante. Sono felice di sentirlo. Abbracciamo culture diverse ed espandiamo le nostre conoscenze. Lezione 4. Sapori esotici di gelato. Ehi Anna, hai mai provato dei gusti di gelato esotici? Ciao John, assolutamente. Ne ho assaggiati alcuni unici che erano davvero deliziosi. Sembra intrigante. Sono curioso, quanto sei avventuroso quando si tratta di gelati? Oh, adoro provare nuovi gusti. È come un'avventura culinaria in un cono. È fantastico. Qual è il sapore più unico che tu abbia mai assaggiato? Una volta ho provato il gelato al miele di lavanda. Le note floreali erano sorprendentemente deliziose. Lavanda e miele? È una combinazione interessante. Scommetto che era gustoso. Lo era. I sapori erano unici e si completavano perfettamente. Mi viene fame solo a pensarci. Hai incontrato altri sapori insoliti? Una volta ho mangiato anche una pallina di gelato all'aceto balsamico. Era sorprendentemente buono. Aceto balsamico? È inaspettato, ma vedo come potrebbe essere una piacevole svolta. Assolutamente. Il sapore piccante ha aggiunto un elemento rinfrescante al gelato cremoso.
È incredibile come il gelato possa essere trasformato in creazioni culinarie così creative. Effettivamente, i gelatieri spingono costantemente i confini delle combinazioni di sapori. Sono ispirata ad andare oltre i sapori tradizionali e provare qualcosa di nuovo io stesso. Questo è lo spirito. C'è un intero mondo di gusti di gelato che aspetta di essere scoperto. Assolutamente. Assomiglia a un universo completamente nuovo di sensazioni gustative. Non potrei essere più d'accordo. Intraprendiamo insieme un'esplorazione del gusto del gelato. Sembra un piano. Parliamo di ampliare i nostri orizzonti nel settore del gelato. Complimenti per questo. Concediamoci le dolci meraviglie del mondo dei dessert surgelati. Non vedo l'ora di vedere quali sapori unici incontreremo lungo la strada. Anch'io. Sarà un viaggio delizioso ed emozionante. Effettivamente. Soddisfiamo le nostre papille gustative e creiamo ricordi deliziosi. Lezione 5. Provare nuovi hobby. Ehi Anna, hai mai pensato di provare un nuovo hobby? Ciao John, assolutamente. Esplorare nuovi hobby può essere un ottimo modo per espandere i nostri orizzonti. Questo è vero. Stavo pensando di dedicarmi alla fotografia. Sembra affascinante. La fotografia è un hobby meraviglioso. Puoi catturare momenti meravigliosi ed esprimere la tua creatività. Ho sempre ammirato le splendide fotografie. Sarebbe fantastico crearne una mia. Assolutamente. E con la tecnologia moderna, iniziare è più facile che mai. Questo è incoraggiante. Potrei investire in una buona fotocamera e iniziare a imparare le basi. Sembra un ottimo piano. Puoi sperimentare diverse tecniche e materie. Sono entusiasta delle possibilità. Chissà, forse un giorno esporrò anche le mie foto. Sarebbe fantastico. Perseguire la tua passione e mostrare il tuo lavoro è appagante. Sicuramente. È importante trovare degli hobby che ci diano gioia e ci permettano di esprimerci. Non potrei essere più d'accordo. Gli hobby ci aiutano a rilassarci, ad apprendere nuove abilità e a scoprire talenti nascosti. A proposito di hobby, recentemente hai provato qualcosa di nuovo che ti piace? Sì, ho iniziato a imparare a suonare la chitarra. È impegnativo ma incredibilmente gratificante. È impressionante. Suonare uno strumento musicale può essere fonte di gioia per tutta la vita. Assolutamente. È un modo meraviglioso per rilassarsi e creare bellissime melodie. Anch'io potrei prendere in considerazione l'idea di imparare uno strumento. La musica mi ha sempre affascinato. Questa è un'ottima idea. Puoi iniziare con qualcosa di semplice e sviluppare gradualmente le tue abilità. Ci darò sicuramente un'occhiata. Sarebbe fantastico suonare le mie canzoni preferite un giorno. Sono sicuro che andrai alla grande. La chiave è godersi il processo ed essere persistenti. Grazie per l'incoraggiamento. Ora mi sento ispirato a esplorare nuovi hobby. Lezione 6. Richiesta sul servizio di lavanderia.
Ehi Anna, volevo chiederti del servizio di lavanderia nel nostro quartiere. Ciao John, cosa vorresti sapere? Potrei essere in grado di aiutare. Ho sentito che forniscono il ritiro e la consegna. Hai già provato il loro servizio? Sì, ce l'ho. L'ho trovato molto comodo, soprattutto durante le settimane più intense. Sembra fantastico. Il loro prezzo è ragionevole? Voglio assicurarmi che sia adatto al mio budget. Ho controllato e il servizio di lavanderia ha un prezzo ragionevole. È competitivo con altre opzioni. Questo è buono a sapersi. Non voglio spendere una fortuna in lavanderia ma ottenere comunque un servizio di qualità. Assolutamente. È importante trovare un equilibrio tra convenienza e buoni risultati. Trattano diversi tipi di abbigliamento, come tessuti delicati o articoli per cure speciali? Sì, lo fanno. Hanno istruzioni specifiche per capi delicati e offrono opzioni di cura speciali. Questo è rassicurante. Ho alcuni articoli che richiedono un trattamento delicato. Prestano attenzione ai dettagli e seguono le istruzioni specifiche fornite. Eccellente, che mi dici dei tempi di consegna? Quanto velocemente restituiscono i vestiti puliti? In genere, ci vogliono circa 2 o 3 giorni. Si sforzano di essere efficienti e di rispettare le scadenze. È ragionevole. Lo terrò a mente quando pianifico il mio programma di lavanderia. È sempre bene pianificare in anticipo, soprattutto se si hanno esigenze urgenti di abbigliamento. Vero. Ci proverò e vedrò come va. Grazie per le informazioni. Siete i benvenuti. Spero che il servizio di lavanderia soddisfi le tue aspettative. Apprezzo il tuo aiuto. È bello ricevere consigli da qualcuno che l'ha provato. Sono lieto di poterti aiutare. Fatemi sapere se avete altre domande. Lo farà. Grazie ancora e buona giornata. Lezione 7. Coastal Getaway. Ehi Anna, hai mai pensato di andare in vacanza sulla costa? Ciao John, sembra intrigante. Adoro l'idea di stare in riva al mare. È un'esperienza meravigliosa. Possiamo concederci pesce fresco e godere di panorami mozzafiato. Sembra paradisiaco. A quale destinazione costiera stai pensando? Ho sentito parlare benissimo di una città affascinante chiamata Seaside Cove. È conosciuta per le sue spiagge. Seaside Cove sembra perfetto. Posso già immaginare il suono rilassante delle onde dell'oceano. Assolutamente. È un ottimo posto per rilassarsi, distendersi e immergersi nell'atmosfera costiera. Sono entusiasta all'idea di esplorare la cucina locale. Il pesce è il mio preferito. Ti aspetta una sorpresa. Seaside Cove è rinomata per i suoi deliziosi piatti a base di pesce. Questo è fantastico. Posso già immaginare di concedermi dei deliziosi granchi e aragoste. Gli amanti del pesce non rimarranno delusi. I sapori sono freschi e semplicemente incredibili.
Non vedo l'ora di provare tutto. Ci sono altre attrazioni o attività a Seaside Cove? Sì, ci sono molte cose da fare. Puoi fare escursioni lungo sentieri costieri panoramici o provare il surf. Sembra molto divertente. Ho sempre voluto provare a fare surf. È nella mia lista dei desideri. Seaside Cove è un ottimo posto per i principianti. Le onde sono adatte all'apprendimento. Sono entusiasta di provarlo. Fare surf in un ambiente meraviglioso sembra un sogno. È un'esperienza elettrizzante. Sentirai una connessione esaltante con l'oceano. Mi immagino già mentre prendo le onde e sento una scarica di adrenalina. Seaside Cove fornirà sicuramente lo sfondo perfetto per avventure memorabili. Non vedo l'ora di creare ricordi e scattare splendide foto della costa. Avrai infinite opportunità per scattare fotografie mozzafiato. La bellezza della natura è abbondante. Sono grata per la possibilità di esplorare nuovi posti e immergermi nelle meraviglie della natura. Viaggiare ci permette di ampliare i nostri orizzonti e creare esperienze indimenticabili. Questo è vero. Pianifichiamo la nostra vacanza costiera e sfruttiamo al massimo questa opportunità. Assolutamente. Abbracciamo il fascino della costa e creiamo ricordi da custodire. Lezione 8. Servizi dell'hotel. Ehi Anna, hai visto l'hotel in cui alloggeremo durante il nostro viaggio? Ciao John. Sì, ho controllato. Sembra offrire molti servizi. È bello sentirlo. Credo che abbiano una piscina. Mi piace sempre fare una nuotata rinfrescante. Sì, hanno una piscina. È perfetto per rilassarsi e rinfrescarsi dopo una lunga giornata. Ho anche notato che offrono la colazione gratuita. Questo è un bel vantaggio aggiuntivo. Assolutamente sì. Iniziare la giornata con una buona colazione è sempre un vantaggio. Inoltre consente di risparmiare tempo. E sembra che abbiano un centro fitness. Posso tenere il passo con la mia routine di allenamento. Questo è conveniente. Non dovrai perdere i tuoi obiettivi di fitness mentre siamo via. Sicuramente. È importante rimanere attivi, anche quando siamo in vacanza. Sono d'accordo. È bello che l'hotel offra opzioni per soddisfare esigenze diverse. Ho notato che c'è un costo aggiuntivo per il parcheggio. Sono $30 in più a notte. Sembra ragionevole. È comune avere tariffe per il parcheggio negli hotel della città. È vero, è bene saperlo in anticipo in modo da poterlo includere nel nostro budget. Assolutamente. Pianificare in anticipo ci aiuta a evitare spese impreviste. L'hotel offre anche il servizio in camera. Può essere utile per le voglie notturne. Questo è vero. A volte, dopo una lunga giornata trascorsa a esplorare, vuoi semplicemente rilassarti nella tua camera. Esattamente. È bello avere la possibilità di gustare un pasto senza lasciare il comfort della nostra camera. Ho notato che hanno anche un business center.
È utile se dobbiamo occuparci di qualsiasi lavoro. Questo è utile. È sempre utile avere accesso alle risorse quando necessario. Sembra che l'hotel abbia pensato di fornire una varietà di servizi per i propri ospiti. Sicuramente. Dimostra che apprezzano il comfort e la comodità dei loro ospiti. Non vedo l'ora di soggiornare lì. Sembra un'ottima scelta. Anch'io. Credo che vivremo un'esperienza confortevole e piacevole. Lezione 9. Adventure Gear. Ehi Anna, hai preparato tutto ciò di cui abbiamo bisogno per la nostra avventura? Ciao John, credo di sì. Mi sono assicurato di mettere in valigia vestiti caldi e scarpe da trekking. Questo è importante, le notti possono fare freddo, specialmente in montagna. Assolutamente. Non vogliamo essere colti impreparati quando fa freddo. Ti sei ricordato di portare una giacca impermeabile? Potrebbe piovere durante la nostra escursione. Sì, ho messo in valigia una giacca impermeabile. Ci manterrà asciutti se il tempo cambia. Ottimo modo di pensare. È sempre bene essere preparati a piogge inaspettate. Ho anche messo in valigia uno zaino robusto. Possiamo portare con noi i nostri oggetti essenziali e rimanere organizzati. Questo è intelligente. Uno zaino affidabile è essenziale per un'esperienza escursionistica confortevole. Mi sono assicurato di portare un cappello e occhiali da sole per proteggerci dal sole. Ottima idea. La protezione solare è fondamentale, soprattutto durante le lunghe ore all'aperto. Ho incluso un kit di pronto soccorso in caso di lesioni lievi durante la nostra escursione. È una scelta responsabile. La sicurezza dovrebbe sempre essere una priorità assoluta. Ho preparato delle barrette energetiche e delle bottiglie d'acqua per mantenerci riforniti e idratati. Una buona idea. È importante rimanere energici e bere molta acqua durante le escursioni. Ho portato anche una mappa e una bussola nel caso avessimo bisogno di percorrere sentieri sconosciuti. Questo è saggio. È essenziale disporre di strumenti affidabili per orientarsi nella natura selvaggia. Ho messo in valigia una fotocamera per immortalare i panorami mozzafiato e i ricordi della nostra avventura. Questo è fantastico. Potremo guardare indietro al nostro viaggio e condividerlo con gli altri. Mi sono ricordato di portare batterie extra e un caricabatterie portatile per i nostri dispositivi elettronici. Mossa intelligente. È sempre utile avere un'alimentazione di riserva per i nostri gadget. Ho anche messo in valigia un fischietto e una torcia elettrica in caso di emergenza. Eccellente, sono strumenti importanti per attirare l'attenzione e illuminare la nostra strada. Infine, ho preparato una piccola coperta. Sarà bello avere un posto accogliente per picnic o pause. Questa è un'aggiunta premurosa. Una coperta renderà più confortevoli le nostre pause all'aperto. Penso che siamo ben preparati per la nostra avventura. Sfruttiamola al meglio. Assolutamente. Con la nostra attrezzatura pronta, siamo pronti per un'esperienza indimenticabile. Lezione 10. Le leggende delle cascate del Niagara.
Ehi Anna, hai sentito parlare delle leggende e delle storie legate alle cascate del Niagara? Ciao John. Sì, li trovo affascinanti. C'è una leggenda speciale chiamata la Damigella della Nebbia. Sembra intrigante. Qual è la storia dietro la leggenda di The Maid of the Mist? Parla di una principessa nativa americana che si è sacrificata per placare gli spiriti delle cascate. È una storia potente. Le leggende hanno spesso un profondo significato culturale e storico. Assolutamente. Offrono uno sguardo alle credenze e alle tradizioni delle diverse culture. Ho sentito un'altra leggenda su un uomo che è sopravvissuto scavalcando le cascate in un barile. Sì, questa è la storia di The Daredevil of Niagara Falls. È piuttosto audace e rischioso. Ci vuole molto coraggio e senso di avventura per tentare un'impresa del genere. Sicuramente. Queste leggende ci ricordano la maestosa potenza e la bellezza delle cascate. Ho anche sentito storie di persone che trovano tesori nascosti sotto le cascate. Sì, ci sono state storie di manufatti e oggetti di valore perduti che sono stati spazzati via dalle cascate. È come una caccia al tesoro che aspetta di accadere. Le cascate nascondono molti misteri. Assolutamente. Esplorare la storia e le leggende aggiunge un ulteriore livello di intrigo all'esperienza. Ho sempre voluto fare un giro in barca sulla Maid of the Mist. Deve essere esaltante. È un'esperienza iconica. Avvicinarsi alle cascate e sentire il loro immenso potere. Posso immaginare la nebbia e il fragore dell'acqua. Deve essere indimenticabile. Sono entusiasta di visitare le cascate del Niagara e immergermi nella sua ricca storia e leggende. Sarà un viaggio memorabile. Creeremo le nostre storie e i nostri ricordi. Assolutamente. Abbracciamo la magia delle cascate del Niagara e sfruttiamo al massimo il nostro tempo lì. Non potrei essere più d'accordo. Immergiamoci nelle leggende e creiamo la nostra avventura. Sarà l'esperienza di una vita. Non vedo l'ora di vedere tutto con te. Allo stesso modo, il nostro viaggio alle cascate del Niagara sarà pieno di meraviglie e scoperte. Facciamo in modo che ogni momento conti e facciamo tesoro dei ricordi che creiamo insieme. Lezione 11. L'evoluzione di Williamsburg. Ehi Anna, sapevi che Williamsburg è nata come capitale della Virginia? Ciao John. Sì, lo so. Nei primi anni era un'importante città coloniale. Giusto. Tuttavia, un incendio distrusse gli edifici governativi nel 1699. Questa deve essere stata una battuta d'arresto significativa per lo sviluppo della città. Lo era davvero. Dopo l'incendio, la capitale fu trasferita nella vicina Jamestown. Quindi, Williamsburg ha perso il suo status di capitale ma ha continuato a prosperare, giusto? Esattamente. Nel corso del tempo, Williamsburg si è trasformata in un importante centro culturale ed educativo. È impressionante. È
È riuscito a reinventarsi e ad adattarsi alle nuove circostanze. Sì, è diventato noto per il suo ruolo influente nella Rivoluzione americana. Ho sentito parlare degli eventi storici che hanno avuto luogo a Williamsburg in quel periodo. Molte figure importanti, come Thomas Jefferson e George Washington, erano associate a Williamsburg. È affascinante come la storia abbia plasmato l'identità e l'eredità della città. Assolutamente. Oggi, Williamsburg è una popolare destinazione turistica, che offre uno sguardo al passato. Ho sempre voluto visitare ed esplorare i siti storici e i musei presenti. Merita una visita. Puoi immergerti nella ricca storia e vivere la vita coloniale. Ci sono punti di riferimento o attrazioni specifiche che mi consigliate di vedere? L'area storica coloniale di Williamsburg è assolutamente da visitare. È come tornare indietro nel tempo. Sembra incredibile. Non vedo l'ora di passeggiare tra gli edifici coloniali preservati. Dovresti anche dare un'occhiata al College of William and Mary, una delle più antiche università del paese. È impressionante. Mi assicurerò di includerlo nel mio itinerario. Non dimenticate di esplorare gli splendidi giardini e godervi il fascino caratteristico della città. Mi prenderò sicuramente del tempo per apprezzare la bellezza naturale e l'atmosfera. Sarà un'esperienza memorabile. Williamsburg ha così tanto da offrire. Sono entusiasta di approfondire la sua storia e saperne di più sull'evoluzione della città. Ti divertirai moltissimo. Williamsburg è uno scrigno di storie e conoscenze. Non vedo l'ora di esplorare e creare i miei ricordi in questa città storica. Goditi il tuo viaggio nel tempo. Williamsburg attende la tua scoperta. Lezione 12. Sfruttare al meglio i momenti di maggiore affluenza. Ehi Anna, sapevi che potrebbero essere necessari alcuni minuti durante le ore di punta? Ciao John. Sì, lo so. È utile saperlo in modo da poter pianificare di conseguenza. Assolutamente. C'è qualcosa che possiamo fare per sfruttare al meglio quei momenti? Un'idea è usare quel tempo per imparare qualcosa di nuovo o impegnarsi in un'attività produttiva. Questo è un ottimo suggerimento. È un'opportunità per rendere il nostro tempo più fruttuoso. Potremmo ascoltare podcast o audiolibri educativi per ampliare le nostre conoscenze. È un ottimo modo per imparare mentre sei in viaggio. È comodo ed efficace. Possiamo anche usare quel tempo per esercitarci e migliorare le nostre abilità linguistiche. Vero. Potremmo utilizzare app per l'apprendimento delle lingue o ascoltare conversazioni in inglese. È un approccio pratico per migliorare le nostre competenze linguistiche nella nostra vita quotidiana. Inoltre, potremmo fare brainstorming di idee o pianificare progetti futuri in quei momenti. Questo è un uso produttivo del tempo. Ci permette di rimanere organizzati e motivati. Potremmo anche prenderci un momento per rilassarci e praticare la consapevolezza durante i periodi di maggiore affluenza. Sì, è importante mantenere l'equilibrio e prendersi cura del nostro benessere. Assolutamente.
Anche una breve meditazione o un esercizio di respirazione profonda possono fare la differenza. Si tratta solo di trovare piccole tasche di tempo per dare priorità alla nostra crescita personale. E così facendo, possiamo trasformare i momenti frenetici in opportunità di miglioramento personale. È un cambio di mentalità che ci consente di sfruttare al meglio ogni momento. Diventiamo più intenzionali con il nostro tempo e ne massimizziamo il valore. Sicuramente. È incoraggiante sapere di avere il controllo su come trascorriamo il nostro tempo. Quindi, abbracciamo quei momenti impegnativi e facciamo in modo che funzionino a nostro favore. Concordato. Insieme, possiamo trasformare l'attività in produttività e crescita. Sfruttiamo al massimo ogni minuto e continuiamo il nostro viaggio verso il miglioramento personale. Assolutamente. Siamo sulla strada giusta verso il successo e la realizzazione. Quindi, cogliamo l'attimo e facciamo in modo che ogni momento conti. Lezione 13. Un viaggio melodioso. Ehi Anna, sapevi che presto iniziò a dare lezioni di canto a Julie? Ciao John. Sì, lo so. Il talento di Julie è sbocciato sin dalla giovane età. È impressionante. A 7 anni, Julie aveva un'innata abilità musicale. Deve essere stato meraviglioso assistere alla sua crescita come giovane cantante. Assolutamente. La sua dedizione e passione hanno alimentato il suo progresso. Posso solo immaginare la gioia e la soddisfazione che ha provato mentre affinava le sue abilità canore. È straordinario come l'esposizione precoce e la guida possano plasmare i talenti di una persona. In effetti, pone una solida base per i futuri sforzi artistici. Le lezioni di canto di Julie devono aver avuto un ruolo fondamentale nel suo percorso musicale. Sono sicuro che le hanno fornito le conoscenze tecniche e la formazione vocale di cui aveva bisogno. È affascinante come un'istruzione adeguata possa affinare e migliorare il talento naturale. Assolutamente. Con la guida, Julie è stata in grado di sbloccare tutto il suo potenziale. Mi chiedo come si siano evolute le sue lezioni di canto man mano che cresceva. Forse ha esplorato diversi generi e sperimentato la sua estensione vocale. Questa è una possibilità. È importante che i cantanti esplorino e trovino il loro stile unico. Sono sicuro che la voce di Julie sia maturata e sviluppata nel corso degli anni. Sarebbe interessante sentire la sua evoluzione da giovane cantante a interprete esperta. Scommetto che ha avuto l'opportunità di mostrare il suo talento su vari palchi e piattaforme. Sì, esibirsi davanti al pubblico aiuta gli artisti ad acquisire sicurezza e presenza scenica. Ammiro il suo impegno nel suo mestiere. Il canto richiede disciplina e pratica continua. Assolutamente. Ci vogliono dedizione e perseveranza per eccellere in qualsiasi ricerca artistica. Mi chiedo se Julie abbia intrapreso una carriera musicale professionalmente. È possibile. Il suo talento e la sua passione eccezionali avrebbero potuto condurla su quella strada. Indipendentemente dalle sue scelte professionali, spero che continui a provare gioia nel canto. In effetti, l'amore per la musica dovrebbe sempre rimanere al centro del suo percorso artistico.
Assolutamente. È la passione che alimenta l'anima di ogni artista. Mi ispiro alla storia di Julie. Ci ricorda il potere dell'espressione artistica. Sì, la musica ha un modo di toccare i cuori e connettere persone di ogni ceto sociale. Celebriamo la bellezza della musica e continuiamo a esplorare le nostre passioni artistiche. Sono con te. Abbracciamo le melodie che arricchiscono le nostre vite e ci ispirano. Ecco la sinfonia della vita e le infinite possibilità che offre. Lezione 14. Esplorazione di marchi e modelli. Ciao Anna, hai deciso quale marca e modello scegliere? Ciao John. Non ancora. Sto ancora facendo ricerche su diversi marchi e modelli. Questo è un approccio saggio. È importante esplorare tutte le opzioni prima di prendere una decisione. Assolutamente. Voglio assicurarmi di trovare la soluzione migliore per le mie esigenze. Ti sei imbattuto in marchi che ti hanno colpito durante la tua ricerca? Sì, ci sono alcuni marchi che hanno attirato la mia attenzione. Quali fattori state considerando nella valutazione dei diversi modelli? Sto esaminando le caratteristiche, le prestazioni, la durata e le recensioni dei clienti. Si tratta di un approccio completo. È essenziale considerare sia le funzionalità che le esperienze utente. Sono d'accordo. Voglio investire in un prodotto affidabile che soddisfi le mie aspettative. Vale anche la pena esplorare il servizio post vendita e la garanzia offerti dai marchi. Hai ragione, è rassicurante sapere che il supporto è disponibile se necessario. Hai confrontato i prezzi dei diversi modelli che ti interessano? Sì, il prezzo è un altro aspetto che sto prendendo in considerazione. È importante trovare un equilibrio tra qualità e convenienza. Assolutamente. Non voglio scendere a compromessi sulla qualità, ma ho anche un budget da considerare. Hai letto le recensioni degli esperti o hai chiesto consigli ad altri? Sì, ho letto le recensioni degli esperti e raccolto suggerimenti da amici e familiari. È utile raccogliere informazioni da varie fonti per prendere una decisione informata. Voglio assicurarmi di avere una comprensione completa dei prodotti che sto considerando. Questo è un approccio intelligente. Alla fine ti aiuterà a fare una scelta sicura. Mi sto dedicando al processo di ricerca per evitare rimpianti in seguito. La pazienza è fondamentale quando si tratta di prendere importanti decisioni di acquisto. Assolutamente. Preferisco investire tempo adesso piuttosto che rimpiangere una decisione affrettata dopo. Una volta raccolte tutte le informazioni, sarai in grado di fare una scelta ben informata. Questo è l'obiettivo. Voglio sentirmi sicura e soddisfatta della mia decisione finale. Prenditi il tuo tempo. Il processo di ricerca ti condurrà alla marca e al modello giusti. Grazie per l'incoraggiamento. Sono determinato a trovare la soluzione perfetta. Ho fiducia nella tua capacità di fare una scelta saggia. Buona fortuna con la tua ricerca.
Lezione 15. Prenotare con fiducia. Ehi Anna, hai prenotato il tuo alloggio per il viaggio? Ciao John, non ancora. Sto finalizzando la mia prenotazione. Questo è fondamentale. Assicurati di ricontrollare le date, il tipo di camera e la politica di cancellazione prima di confermare. Assolutamente. Voglio assicurarmi che tutti i dettagli siano accurati e in linea con le mie preferenze. È anche una buona idea leggere le recensioni degli ospiti precedenti per avere un'idea dell'esperienza complessiva. L'ho fatto. Le recensioni forniscono informazioni preziose sulla qualità dell'alloggio. Presta attenzione anche alla posizione. Assicurati che sia conveniente per i tuoi piani di viaggio. La posizione è importante per me. Voglio essere vicino alle principali attrazioni e ai mezzi di trasporto. Hai confrontato i prezzi su diverse piattaforme di prenotazione per trovare l'offerta migliore? Sì, sto esplorando diverse piattaforme per trovare prezzi e sconti competitivi. Tieni presente che è essenziale prenotare tramite siti web affidabili e attendibili. Sono prudente e prendo in considerazione solo piattaforme di prenotazione affidabili. Una volta trovata un'opzione adatta, controlla se ci sono costi o costi aggiuntivi. Questo è un buon punto. Voglio essere consapevole di eventuali costi nascosti prima di prendere una decisione. Prima di confermare, consulta la politica di cancellazione per comprendere i termini e le condizioni. Mi prendo il tempo di leggere la politica di cancellazione per evitare sorprese. È meglio essere ben informati per evitare inconvenienti in seguito. Concordato. Voglio vivere un'esperienza di prenotazione senza stress. Se avete domande o dubbi, non esitate a contattare l'albergatore. Mi assicurerò di chiarire eventuali dubbi prima di finalizzare la prenotazione. Una volta che sei sicuro della tua scelta, procedi ed effettua la prenotazione. Sono entusiasta di assicurarmi un alloggio e di andare avanti con i piani di viaggio. Ricordati di tenere un registro della conferma della prenotazione come riferimento. Sì, salverò i dettagli di conferma per accedervi facilmente durante il viaggio. Ora che sei ben preparato, puoi prenotare in tutta sicurezza e goderti il soggiorno. Grazie. La tua guida è stata preziosa durante tutto questo processo lezione 15. Prenotare con fiducia. Ehi Anna, hai prenotato il tuo alloggio per il viaggio? Ciao John, non ancora. Sto finalizzando la mia prenotazione. Questo è fondamentale. Assicurati di ricontrollare le date, il tipo di camera e la politica di cancellazione prima di confermare. Assolutamente. Voglio assicurarmi che tutti i dettagli siano accurati e in linea con le mie preferenze. È anche una buona idea leggere le recensioni degli ospiti precedenti per avere un'idea dell'esperienza complessiva. L'ho fatto. Le recensioni forniscono informazioni preziose sulla qualità dell'alloggio. Presta attenzione anche alla posizione. Assicurati che sia conveniente per i tuoi piani di viaggio.
La posizione è importante per me. Voglio essere vicino alle principali attrazioni e ai mezzi di trasporto. Hai confrontato i prezzi su diverse piattaforme di prenotazione per trovare l'offerta migliore? Sì, sto esplorando diverse piattaforme per trovare prezzi e sconti competitivi. Tieni presente che è essenziale prenotare tramite siti web affidabili e attendibili. Sono prudente e prendo in considerazione solo piattaforme di prenotazione affidabili. Una volta trovata un'opzione adatta, controlla se ci sono costi o costi aggiuntivi. Questo è un buon punto. Voglio essere consapevole di eventuali costi nascosti prima di prendere una decisione. Prima di confermare, consulta la politica di cancellazione per comprendere i termini e le condizioni. Mi prendo il tempo di leggere la politica di cancellazione per evitare sorprese. È meglio essere ben informati per evitare inconvenienti in seguito. Concordato. Voglio vivere un'esperienza di prenotazione senza stress. Se avete domande o dubbi, non esitate a contattare l'albergatore. Mi assicurerò di chiarire eventuali dubbi prima di finalizzare la prenotazione. Una volta che sei sicuro della tua scelta, procedi ed effettua la prenotazione. Sono entusiasta di assicurarmi un alloggio e di andare avanti con i piani di viaggio. Ricordati di tenere un registro della conferma della prenotazione come riferimento. Sì, salverò i dettagli di conferma per accedervi facilmente durante il viaggio. Ora che sei ben preparato, puoi prenotare in tutta sicurezza e goderti il soggiorno.